Ciao amici e bentornati sul mio canale. Ultimamente sul mio canale YouTube sto facendo tantissime recensioni sui Toserba e anche oggi non facciamo eccezione perché andremo a fare il test e la recensione di questo nuovissimo e spettacolare Yarcare M800 Plus. E lo consiglio veramente per chi sta cercando un robottino praticamente plug and play, che vuole un'installazione semplice, un'applicazione alla portata di tutti. In pratica prendi il robottino, disimballarlo, appoggiarlo nel giardino e farlo tagliare, perché non è dotato né di antenna RTK da dover installare e piantare nel giardino, non è dotato neanche di filo perimetrale, per cui non dovete perdere tempo di andare a picchettare tutto il filo all'interno della vostra proprietà, ma vi basterà semplicemente collegare la base di ricarica al vostro impianto di alimentazione. E concludo questa breve introduzione tecnica dicendovi che è anche dotato di GPS integrato, così potete personalizzare la modalità di taglio inserendo anche la modalità più prestazionale e ordinata del classico taglio a U. Ovviamente è dotata di una telecamera che riconosce gli ostacoli e anche questo lo andremo a testare durante questa recensione. E ultimo ma non meno importante, il prezzo, perché tutte queste caratteristiche che avete appena sentito sono state racchiuse su un robottino che costa meno di 700 euro. Detto questo, se alla fine del video vi dovesse interessare, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Per quanto riguarda la dotazione base, oltre il nostro bellissimo M800 Plus abbiamo la base di ricarica. È dotata di QR code così da far orientare la telecamera del nostro robottino, e l'altra macro differenza è la zona di ricarica che non è nella parte frontale come gli altri robottini standard, ma è posizionata nella parte laterale. E ho apprezzato tantissimo l'idea progettuale di posizionare la zona di ricarica in questa maniglia che serve anche a proteggere la ruota del robot. Il cavo della ricarica, come vedete, è veramente lungo, per cui lo potete anche posizionare lontano dalla vostra abitazione. E concludendo il tour troviamo anche l'alimentatore per ricaricare il robottino, delle utilissime lame di ricambio con viti incorporate e 6 utilissimi picchetti che servono per stabilizzare la base. Mi voglio soffermare sul pannello di controllo, guardate le dimensioni, ed è anche sigillato a prova d'acqua e ci sono tutte le varie modalità da attivare per controllarlo direttamente da questo centro di comando. Ovviamente lo potrete anche controllare dallo smartphone, applicazione che è compatibile sia per il Play Store ma anche per l'Apple Store. Ma tornando al pannello di controllo, potete selezionare la durata del taglio: 2 ore, 4 ore, 6 ore, 8 ore oppure anche 10 ore. E qua sotto ci sono i tastini classici: accensione e spegnimento, attivazione del blocco e dello sblocco, ritorno a casa, il tastino di avvio e l'ok per confermare l'operazione. E questa manopola che vedete nella parte superiore serve a regolare l'altezza di taglio, con un'altezza massima di 6 cm e un'altezza minima di 2 cm. E per qualsiasi emergenza c'è questo utilissimo tasto stop di grandi dimensioni e vi basterà premerlo per interrompere il taglio. Nella parte frontale troviamo anche questa bellissima telecamera che serve a fare orientare il robottino durante il taglio e a riconoscere il QR code per farlo tornare alla base di ricarica. E queste due vitine che vedete dietro la telecamera sono il sensore di pioggia in automatico, e dopo lo andremo a testare. Appena sentirà delle gocce tornerà direttamente alla stazione. Andiamo anche a scoprire la parte inferiore del robottino. Guardate che ruotoni, e tra l'altro sono super tassellati. Davanti abbiamo due ruote omnidirezionali. Questo che vedete è il disco di taglio centrale, è dotato di 3 lame, è anche presente una protezione delle lame di taglio, e beccatevi questa ciliegina perché sotto al robottino è anche presente il tasto d'accensione e di spegnimento. Partiamo col tutorial dell'installazione. La base deve essere a una distanza dal marciapiede o dalla vostra abitazione di circa 30 cm, e dopo aver posizionato la base vi basterà avvitare il pannello dato in dotazione munito di QR code, e per avvitarlo vi basterà svitare le due viti e riavvitarle nella parte sotto della stazione di ricarica. Fissare i picchetti è molto semplice, vi basterà usare la brugola data in dotazione e avvitarli nel terreno. Andiamo a collegare i due connettori. Per quanto riguarda la direzione non vi potete sbagliare perché sono muniti di 2 freccettine.
e una volta che l'avrete collegati andate ad avvitare il fermo. E come ultimo passaggio, prima di posizionare il robottino nella base di ricarica, andate ad attivare l'interruttore per poi andarlo a posizionare nella stazione di ricarica. E prima di partire con il taglio vi faccio un tour del giardino che andrà a tagliare. Questo robottino, avendo appunto il rilevamento degli ostacoli, è consigliato per un prato con l'erba non più alta di 6 o 7 cm. Ho già posizionato degli ostacoli, una classica sedia da giardino, un carrettino che utilizzo spesso per fare i lavori di manutenzione, e ho anche posizionato due vasi, guardate che bellina, e l'altro vaso nell'altra parte del giardino. Ho anche messo questo palo esattamente in mezzo alla zona di taglio e la casa ha un confine naturale con questa siepe che spero si veda dalla telecamera nella zona di destra, invece dall'altra parte ha un confine artificiale fatto dal murettino e dal marciapiede della mia abitazione. Per quanto riguarda l'altezza dell'erba attuale, vi voglio far vedere da vicino con la mia mano, è circa alta 6-7 cm. E ora siamo pronti per il taglio, lo faccio partire dall'applicazione. 3, 2, 1, via! Ed ecco qua che si distacca dalla stazione di ricarica. Sentite già come sta tagliando, si vede anche l'erba che esce dalla parte posteriore. Devo dire che adoro tantissimo questa protezione delle ruote, sembra un po' le macchine degli autoscontri. Guardate questa zona che ha appena tagliato, come si vede la differenza di altezza. Qui siamo ai livelli della mia mano e adesso ci sta passando nuovamente. Qua siamo anche in salita, spero che si veda bene dalla telecamera il dislivello, e riesce a percorrere anche salite fino a 20 gradi di pendenza, e grazie al GPS integrato capisce perfettamente la zona del taglio precedente e avere un risultato finale molto più bello a livello estetico. Guardate anche qui come sta macinando, bellissima questa inquadratura, guardate quanta erba butta fuori dalla parte posteriore, riesce a tagliare una larghezza di 18 cm ad ogni passaggio. E adesso si sta avvicinando al bordo della mia abitazione, vediamo se riconosce il marciapiede. Guardate come sta rallentando, ha riconosciuto il cambio di terreno e guardate com'è preciso a tagliare i bordi. Adesso lo aspetto anche da questo marciapiede, vediamo quanto si avvicina. Mamma mia, guardate che precisione. Oh mio Dio, sta andando verso il vaso, vediamo se lo riconosce. Guardate come ha rallentato, ci è arrivato a tanto così, ma alla fine non c'è andato a sbattere contro. Anche qui come si è avvicinato al murettino e si è fermato a circa 10 cm dal perimetro. Vediamo anche qui se riconosce il bordicino, anche qui una precisione veramente chirurgica, e adesso sta tornando verso la zona centrale. Vediamo se anche in questo caso riconosce il vaso. Direi che è un robottino preciso al centimetro. Riesce a tagliare tranquillamente un giardino fino a 800 metri quadri di estensione. Guardate la salita che sta riuscendo a fare, è garantito fino a 20 gradi, ma se guardate bene dalla telecamera il mio giardino sarà circa 26-27 gradi e lo riesce a percorrere lo stesso. Tra l'altro il mio giardino in questa zona non è delimitato, come vedete c'è solo della ghiaia. Vediamo se riesce a riconoscere il cambio di terreno e a tornare indietro in maniera automatica. Avete visto come si è fermato perché ha visto il cambio del terreno e sta tornando indietro. Per cui se avete anche una zona come la mia molto aperta ed è confinata da una strada in ghiaia, non avrete la minima preoccupazione che il robottino non riconosca il bordo. È stato progettato per evitare oltre 150 tipologie di ostacolo e grazie agli aggiornamenti OTA potrebbe migliorare ulteriormente le sue prestazioni di rilevamento. E adesso mi sono nascosto dietro al carrettino, sembra di essere in una scena del film dello squalo. Sta arrivando verso il carrettino e vediamo se anche in questo caso riuscirà a evitarlo. Vediamo, si sta avvicinando. L'ha riconosciuto, si è girato e ora mi sto sacrificando per la causa. Mi sono seduto sulla sedia esattamente sulla traiettoria del robottino. Eccolo qua che sta arrivando. Ha rallentato, guardate la precisione, è a circa tanto così dai miei piedi, ma mi ha riconosciuto e sta tornando indietro. Per cui se state anche seduti in giardino mentre lo fate tagliare o avete sedie, bambini, animali, sarete tranquilli perché questo Yarcare M800 Plus avrà sempre la situazione sotto controllo. Andiamo a fare un tour delle impostazioni. Potete optare tra le due modalità di taglio, Spiral Moving e Random Moving. Nelle impostazioni potete anche impostare la giornata di taglio, ma non solo, perché potete selezionare anche un orario. Potete ovviamente collegarlo alla linea
wifi per poterlo utilizzare e comandare anche quando sarete fuori di casa. Potete disattivare e attivare il sensore della pioggia e concludiamo con Device Info, dove ci sono tutte le informazioni, il nome del modello e il numero seriale, e ultimo ma non per importanza l'aggiornamento del sistema, ed entrandoci dentro potrete controllare se il software è aggiornato all'ultima versione. E ora che siamo arrivati al 50% circa del taglio del giardino, sta tornando alla base per ricaricarsi. Vediamo se tramite la telecamera riuscirà a leggere perfettamente il sensore. Direi di sì, guardando la direzione. Vediamo, è entrato in maniera corretta e sta iniziando a ricaricarsi. E ora, dato che è quasi mezzogiorno, vado a mangiare alla pizzeria vicino a casa mia, lo lascio tagliare e quando tornerò dal ristorante vedremo il risultato finale. E ora proviamo anche il sensore antipioggia, prova a spruzzarci direttamente sopra e vediamo se si attiva il ritorno alla base. Guardate come si è attivato, sta cercando di tornare alla base perché ha sentito ovviamente le goccette di pioggia, gliene vado a spruzzare un po' delle altre. Direi che il sensore sta funzionando, sta tornando direttamente alla base. Per cui direi che per quanto mi riguarda è approvato al 100%. Se lo farete partire quando siete fuori casa e dovesse capitare un temporale, lui sarà in grado di tornare alla base in maniera automatica. Come ultima opzione andiamo anche a testare la bellissima funzione Spiral Mowing. Guardate come gira a 360 gradi ed è una funzione molto carina che serve a rifinire maggiormente una determinata area. E ora che ha finito il taglio andiamo a vedere il risultato finale. Devo dire che è veramente un taglio molto curato, spero che si veda bene dalla telecamera anche se siamo contro il sole. Guardate che bello il manto, sembra quasi rinato, l'altezza di circa 3 cm per me è stata perfetta perché dà proprio la sensazione quasi di moquette. Guardate anche con la mia mano come l'erba risulta morbida e soprattutto all'altezza corretta. Vi voglio far vedere quanto è stato preciso anche nei bordi, perché si è fermato sempre in maniera precisa in tutta la linea della siepe naturale. Guardate anche qua come si vede la linea in maniera retta, e per quanto riguarda i confini artificiali non ha mai oltrepassato sia gli autobloccanti che il marciapiede. Come evitamento degli ostacoli ha evitato sia i pali e tutti gli altri oggetti che ho inserito nel mio giardino. E guardate anche qui la linea di demarcazione, come ha riconosciuto perfettamente la ghiaia fermandosi esattamente in questa posizione. E per tagliare tutta quest'area, che è all'incirca 400 metri quadrati, ha impiegato poco meno di 3 ore. Per ricaricarsi dal 30 al 100% ha impiegato all'incirca 60 minuti. Come avete visto ho fatto un ottimo taglio, non si è disperso nonostante il mio giardino è parecchio aperto, per cui se avete un'abitazione con confini delimitati sia in maniera naturale con siepi, alberi o cambio di terreno come può essere la ghiaia, oppure dei limiti artificiali come un marciapiede oppure il muro della vostra abitazione, sicuramente questo YarCare M800 Plus riuscirà a orientarsi e a riconoscere i bordi che dovrà tagliare. Per quanto riguarda la facilità di installazione, le attese sono state rispettate, l'ho praticamente appoggiato alla base, scaricato l'applicazione e fatto partire. Per quanto riguarda la telecamera, è riuscita a riconoscere tutti gli ostacoli posizionati nel mio giardino, non è solo sicuro per gli oggetti del giardino ma anche per animali e persone. E l'ultima mia considerazione, ma non per importanza, riguarda il prezzo. Sensore antipioggia, rilevamento ostacoli, applicazione da smartphone e anche GPS integrato, si fa veramente fatica a trovare un altro dispositivo a meno di questa cifra. Se anche a voi è piaciuto questo bellissimo YarCare M800 Plus, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Da Luca Tache e da questo bellissimo M800 Plus è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!